Ben ritrovati nel mio canale YouTube. Oggi l'argomento che tratteremo saranno i CFD, ovvero contratto per differenza. Quindi, come al solito, se volete saperne ancora di più, semplicemente subscribe, iscriviti. CFD sono dei contratti per differenza, sono strumenti il cui valore replica l'andamento di un asset finanziario e potete negoziarli sia a rialzo che a ribasso. E gli strumenti che potete andare a negoziare vanno dalle azioni alle coppie valutarie, alle criptovalute e molto altro ancora. Vi ho allegato qui sotto un'immagine molto chiara che vi fa vedere, ad esempio, quanto sul mercato potrebbe costare quell'azione o quell'asset e poi replicato dall'altra parte su un chart fatto appunto un chart di CFD. In pratica i valori sono uguali, la differenza sarebbe poi lo spread che andate a pagare con il broker. Cosa accade una volta che avete comprato un CFD? Ci sono due cose che possono accadere, se siete in rialzo o se siete a ribasso. Se la vostra posizione che avete comprato, ad esempio avete comprato delle azioni Zoom e l'azione Zoom sta andando a salire e voi avete aperto una posizione a rialzo, allora guadagnerete. Viceversa, se andrà a ribasso andrete a perdere. La stessa cosa, un altro esempio, se voi avevate aperto una posizione a ribasso e la vostra azione sta scendendo, quindi sta perdendo punti percentuali sul mercato, voi andrete a guadagnare. Quindi potete guadagnare sia a rialzo che a ribasso, dipende da come avete aperto la vostra posizione. Cominciamo a imparare dei termini tecnici: long and short o bullish and bearish. Long significa che in pratica avete aperto una posizione a rialzo e short è una posizione a ribasso. La stessa cosa per bullish and bearish. Bullish significa che sta salendo, quindi una posizione a rialzo, e bearish è una posizione a ribasso. Quindi queste saranno delle parole che da ora in poi sentirete molto più spesso. Qual è il vantaggio di negoziare con i CFD? Sarebbero la comodità e la praticità, la velocità che avete tutto a portata di un click, perché le app stanno sul vostro telefono oppure vi potete collegare dal vostro computer, e differenza di quando compravate magari delle azioni finanziarie tramite la banca, c'era più burocrazia, avete bisogno dell'atto cartaceo, invece con i CFD non avete bisogno di ciò. Un'altra cosa è che in pratica quando voi comprate delle azioni finanziarie tramite CFD voi non le possedete perché sono appunto dei contratti per differenza. In più di solito i CFD non hanno scadenza, però quando parliamo di scadenza ricordatevi che sono soltanto gli strumenti cash a non avere scadenza, mentre quelli futures hanno delle scadenze, hanno delle date ben precise e lo vedremo in un altro video come funzionano la differenza tra cash e futures. Ho già spiegato diverse volte che i CFD sono degli strumenti a leva finanziaria. Per poter utilizzare la leva finanziaria avete bisogno di un margine. Allora, esistono due tipi di margine, il margine iniziale e il margine di mantenimento. Il margine iniziale sarebbe quella quantità di denaro che avete bisogno per poter aprire una determinata posizione e questo dipende da ovviamente quanta leva vi stanno dando e quanto volume state comprando, ovvero lotti. La stessa cosa vale per quanto riguarda il margine di mantenimento, che sarebbe in pratica quanti soldi avete bisogno di avere dentro una piattaforma per non andare in margin call, ovvero liquidazione. Una leva di 1,20 consente di negoziare su azioni con un valore di 1.000 euro con soli 50 euro di margine. Faremo un video per quanto riguarda appunto la leva, come funziona, perché sono dei calcoli matematici, ma vi volevo assicurare e rassicurare tutti i traders che questo viene fatto direttamente dalla piattaforma dalla quale state tradando, quindi non vi preoccupate. E anche oggi abbiamo finito con la spiegazione di CFD. Se non ti vuoi perdere i prossimi video, semplicemente iscriviti alla pagina e se hai delle domande semplicemente lascia un commento.